Sempre problema da ladri. Per turisti paura non posso entrare. Bravo. Fai regalo. Oggi siamo qui a Termini e andremo nella zona dell'Esquilino, perché la zona dell'Esquilino ci riserva tantissime sorprese, robe inedite, cose veramente particolari, che poi oggi pure Manuel ci racconterà che lui è grande frequentatore dell'Esquilino. Che suoni! Stai sulle strisce! Dicevo che... Posso parlare? Posso parlare? Ciao, Ciao, tutto a posto? tutto bene. Tutto bene. Vogliamo sposare, vogliamo donna. Vogliamo sposare, vogliamo donna. Ma noi siamo tutti maschi. No, però vogliamo soldi Ah, per parte- sposarle. Vuoi soldi per sposare? Sì, ho scopato uno, però solo mi ho bruciato dopo, senza sposare, non buono. Allora, scusa un attimo, aspetta. Come ti chiami? Io mi chiamo Alale. Alale. Sì, Di dove sei? io sono africano. Africa dove? È grossa l'Africa. Sì, però sono venuto dall'Etiopia. E tu? Sì, E quanti anni c'hai? 10 anni. Quanti? 10 anni. 18 forse. No, 26, 27 anni. 27. Ah, e quindi tu vorresti trovare una donna da sposare, Sì, una donna per sposare. così prendi la cittadinanza italiana Sì. e più vuoi pure i soldi. No. Ah, tu paghi lei. Ma questo Sì. è illegale sta cosa. Non si può fare. Sì. E se liga. È illegale. Sì. Voglio sposare. Per sposare devi pagare soldi e io non ce l'ho soldi. Ah, lui ha bisogno di soldi per sposarsi. Vabbè, manco io ce l'ho i soldi per sposarmi. E perché ti vuoi sposare? Perché così c'è la cittadinanza. No, perché ci vuole di sposare. Ma ho capito, ma perché? Così, perché? Perché ti vuoi sposare perché? Perché mi sento troppo caldo. Mi sento troppo caldo, non dormire, fare sega sempre. Ah, ma mo ho capito, devo scopare. Devo dire, scusate. Sì, vuole fare sex, però vuole sposare. Però scusa, allora, sei un bel ragazzo, alto, sei africano, quindi ci avrai pure big... Allora, ride. Non la trovi la fidanzata? Non fidanzata, sposata. Moglie. Moglie. Posso chiederti che fai nella vita? Sì, però aspetto il documento adesso che rinnovo Del permesso di soggiorno. rinnovo di permesso di Ma soggiorno. tu stai qua con la tua famiglia? Noi sto solo. E, Quello solo è sposato. e dove vivi? Vivo a Romanina. Romanina. Sì. Dove prendi i soldi? Per mangiare? Mangio Caritas da 10 anni. Mangi? Mangio del Caritas da 10 anni. Ah, dalla Caritas. Sì. E non riesci a trovare lavoro? Ho lavorato con bagno una volta, però adesso tempo freddo. Lavorare con bagno solo per mangiare, non mi riesci di sposare. Niente, sta in fissa che si vuole sposare. Va bene, buona fortuna. Dai, buona fortuna. Ciao. Ciao. Perciò al di là adesso di tutte queste interruzioni ci facciamo sto giro, partiamo da via Manin, che è la via incriminata, passiamo per via Durati e arriviamo a piazza Vittorio, così vi raccontiamo sta bella parte della stazione che tante volte viene un po' dimenticata. No, ma anche perché la notte c'è il Far West, ragazzi. Il Far West, nuova definizione. Chi spara spara, c'è il duello. Cazzarola. Allora, come vedete, ragazzi, ci ritroviamo direttamente dove comunque questo è uno dei posti più pericolosi che esistono a Roma Termini, ovviamente più pericolosi per i cittadini italiani, i cittadini romani e anche per i famosissimi turisti, fonte ovviamente di guadagno per la Perché è nostra pieno città. d'hotel qua. Vabbè, allora famo sto giro e vi famo vedere tutto quanto. Via Daniele Manin e qui la prima cosa che si vede sono sti luoghi etnici, no? Dove si mangia con poco. Ci stanno barbieri, ristoranti
halal, persone ovviamente di religione musulmana, ristoranti halal dove gli animali vengono uccisi in una determinata maniera, no? Sai come funziona quella cosa? Abbiamo registrato. Diciamo questa è una delle aree più pericolose, questo ve lo devo garantire. Questa è una delle più pericolose, ma si vede anche diciamo, dai segni per terra, perché la sera si tirano la roba, litigano, fanno, brigano, bottigliate. Soprattutto perché ovviamente essendoci... Ammazza. Te prego. Ma se fanno queste cose, dai. Ti stai andando vivente. Non ride. Attenzione. Cicaloni. Sì. Assomiglia a Franchino lui. Lo vedo sempre su YouTube, io sono dei Valmontoni. È uno che tira forte con i calci. Sei te? Sì, ma c'è solo perché ma allora sto cappello funziona, Ma sai che sei famosissimo su Facebook? Io metto su Facebook, stai diventando una Grazie. cosa fuori dal comune, guarda. Un idolo, guarda. Grazie mille. Però sto cappello funziona. Su devo dire. Facebook però, non te credi, da altre parti. No, io spero che non mi tiri calci e pugni. No. Perché da quello che mi hai fatto vedere, una volta ti sei messo a fare l'allenamento, forte veramente, Sì, Grazie, ma Poi c'è cosa in testa uno. Che fai qua, caro? Che fai? Sì, io sono venuto da un dottore, sono venuto da Milano e sono venuto qua a Roma e oggi sei arrivato? Sì, oggi e poi parto per Milano, però mi è molto piaciuto una stella, non pensavo, perché io non guardo mai la televisione, però guardo Facebook, ti apparo, stai diventando una star veramente, grazie a Sei il lui, numero se c'era uno. lui, no, ti dava calci e no, pugni. però c'è testa, tu sai presentare bene le cose. Io non riesco a capire perché non ti chiamano su Rai, perché stai diventando una stella. Ma hanno veramente, chiamato, Hanno chiamato. No, veramente, guarda, sei un idolo. Come le presenti te? Sei una persona molto intelligente, molto capace, le stai facendo presentare bene le cose, Meno Ti male. faccio i miei complimenti, Grazie. Sei tutto. preferisci però me No, o lui? tu sei bravo a menare. Però Lui sei è bravo. stupido. Sei no, lui è bravo a presentare, no? E quindi siete un connubio eccezionale, voglio dire, perché poi dopo lui, no, dici, gli piglia i pugni, i calci, li prende, no? Quindi è eccezionale, no? È bello perché non è, non so, come la Carrà che fa vedere l'ombelico, no? Tu ti metti in prima persona, sei eccezionale. I tuoi post un giorno fra 100 anni, no? Saranno apprezzati. Pure prima, Scusa, Ma pure adesso, pure adesso. No, Però sono sì, ho capito che volevo dire. sono apprezzati adesso, però fra 100 anni uno li vedrà, no? vero. Chi è questo genio qua, no? Invece tu hai la faccia di dire no, questo è il giusto e questo è il sporco e questa è la vita, no? Che è successo? Lasciatemi in pace dell'Africa fino a qua. Ciao, che è successo? Questa non è Bene signora, tutto bene? Settana. Ma sai che scettana vuol dire puttana? Ce l'ha con te. Scettana vuol dire Noi puttana. giriamo di qua. Calmi. Avanti a Dio. Fanno fisso, non posso sistemare. Fanno sesso. Cosa non posso sistemare? Mi portano a mettere la strada. Non va bene, è la maledizione. Stiamo dall'altro lato, dall'altro lato ci sta il punto scommesso No. Via regate qua. Io sto benissimo, sto troppo bene. Da dove vieni? Where are you from? Sono un cantatore, mi chiamo po' ambasciatore. Muratore sta facendo una cosa. Ti voglio bene italiani, pure sono contenti perché sto visto una cosa sta andando bene. Siamo mondo e monezza. E quello monezza c'è brutto, c'è bravo. La monezza si trovano bravo, si trovano brutto. So ti dico, I can say it like one, we call it like oneness. 2, togetherness. 3, we don't treat no one bad. 4, we build fun. 5, we don't have to fight with no one. 6, we sit together. 7, say something. 8, we don't have to hate no one. And we appreciate Italians. As Italians, they give us free. And we don't have to play with Italians. We have to respect Italians as immigrants. Grazie. È mio fratello.
A parte vedi notare quanti personaggi famosi fanno da testimonial a questo barbiere. Jason Momoa si è venuto a fare i capelli qua quando è venuto. Pure questo, non mi ricordo come si chiama. Pileggi, sì. Pare Pileggi questo un po', guarda. Pileggi si fa i capelli qua. Ci sta portando in questi distretti in cui la multietnicità va per la maggiore. Qui si parla che comunque la gente si alza la mattina, viene a lavorare, fanno il loro. Forse è Pentolino allora. Sì, è lui. No, non è Pentolino. Lui ci ha aiutato. Arreta la merda, All right. You can feel it. Vabbè, però, mo fresco, io sono qua. Però tanto te reggi manco. Nessuno delle figlie. Andiamo avanti. Un paio di pesi lo sa. Sì, è sempre. Ma una volta ci sono partiti da 50 metri. Sì, sempre. Fai tu. Sto parlando con lui. Chez moi, partout. Non problème. Et pourquoi le mettre ma visage? Pourquoi ça c'est la banlieue d'Europe. Allora, mo l'ho riconosciuto, lui è quello che l'altra volta ci ha aiutato alle tendopoli, solo che adesso c'è una bottiglia di Jameson con vuota, sta imbriaco fracico. Ah Simo, ti sei messo Ciao, sta ubriaco fracico, sta a venire importunato. Parlare e poi se lui passa che devo fare? Che è successo? Niente, che deve succedere? Più di quello che è successo. Che ha fatto? Mi serviva una mano, però. Ma la mano di che genere? No, ma nata in fascia, perché la mano in fascia fa male. È per la sinfonia. Ma che ti è successo? Non glielo dico, frate. La sinfonia. La pratica. Vedevi di che non gli è successo. Non li riconosciuto ancora io. Ti ha salutato pure. Ho capito, ragazzi. Coprite se volete parlare, coprite. Io non ho speso mai i miei soldi per CBD. No, vabbè. Ma la fumo buona. Cioè, perché sono qua, non ci si capisce nulla. Questa è la sala scommesse di zona, roba forte. Come ci ha detto Manuel qua, sì, c'è un po' di disagio, c'è un po' di disagio, c'è un po' di far west. C'è disagio, microcriminalità e tante altre belle cose, prostituzione. Gente che sta a disagio eccetera, e quindi eccetera. diciamo esatto, e quindi si butta sull'alcol, quindi poi diventa ubriaca. Che poi le scommesse in sé sono un miraggio, nel senso che uno spera che con la scommessa ci alza i soldi per fare tante altre cose, però poi alla fine che succede? Che invece cioè perdi i soldi e basta. Perdi i soldi e basta. E scommesse è proprio la cosa che ti crea più disagio, perché tu speri che quei 5-10 euro che te giochi li rialzi e ci fai qualcosa in più, invece poi perdi e ti attacchi alla mazza e spesso si gravita lì davanti nella speranza di arrotondare qualcosa. Certo. Sì, il gioco d'azzardo è da evitare, si chiama proprio gioco d'azzardo per questo motivo. L'alcol ce l'hai sempre, capito? Mentre No, più che altro l'alcol è alla portata di tutti. L'alcol, nonostante possa essere alla portata di tutti, ma ti apre, diciamo, proprio un mondo a parte. Quello che te fumi la sigaretta e poi per automatico passa la cannetta, poi passi al trombone, poi passi piano piano, no, a livello, no, così, Ma no. dai. Perché non è vero, non si parte dalla cannetta, dalla sigaretta per poi arrivare alla canna. Io l'alcol però lo vedo anche sì, come un e poi anestetico per chi già fa uso di altre sostanze e magari non riesce in quel giorno, in quel periodo, vuole un po' smette e ci dà sotto con l'alcol. Nel caso nostro magari ecco che magari stiamo per strada, che uno magari l'alcol lo usa pure tra virgolette scaldarsi, per magari non pensare, non avere troppi pensieri che ti girano sempre nella testa, allora magari li offuschi un pochino con l'alcol e poi ti imbriachi, fai casino di qua, fai casino di là. Ci stanno parecchi assuntori di droghe pesanti e ovviamente poi dagli assuntori di droghe pesanti si comincia il circolo vizioso, quello comunque della microcriminalità, e purtroppo ci rimettono sempre le brave persone, perché davanti agli occhi miei ho visto, diciamo, signore di una certa età essere scippate e buttate scaraventate a terra.
Cioè, quindi, raga, cioè, non c'hanno, senza ombra di dubbio, a Matti, qui non c'è sta proprio, ve lo dico proprio col cuore in mano, io quando dico che c'è sta il Far West, dopo mezzanotte qui veramente non ci puoi girare da solo, perché è capace pure che ti vengono dietro 3-4 persone, ti cerchiano, ti tirano fuori la saccagna, è capace pure che magari... Saccagna è il coltello, per chi non lo sapesse. Saresti comunque uno stupido ad affrontare poi, diciamo, te da solo 4 persone, nonché magari anche armate. Che poi questa via Gioberti è famosa perché è una delle vie dove trovi tutto. Crede tutto qua. Oh, oddio. È fenomeno però camminare a bicicletta Grande. È fenomeno. Non si va con la bici sul marciapiede. Con la bicicletta è un fenomeno. No, vabbè, ma questo sta a lavorare, chi lavora c'è sempre ragione, ma non segnato. Vabbè, però se mette sotto i ragazzini. Però mi sa strada, mi sa bicicletta. Sì, il codice della strada dice la bici va in strada. No, che sei tranquillo. Buon lavoro pure con la pioggia, il freddo, sei in grande. Poi ti ammazza però. No, però io sono cresciuto con questa cosa e chi lavora. Allora, a Roma c'è una teoria, si dice lo sto a lavorare, poi fa qualsiasi cosa, monti col camion sul marciapiede, investi la gente sulle strisce, tiri una sacca di cemento alla finestra, ammazzi uno però e fa oh ma io sto a lavorare. Non è che se tu stai lavorando puoi far andare a un altro che sta andando a lavorare, oppure quello sta a lavorare, perché pure noi stiamo a lavorare. Senti, come ti trovi ad avere un negozio in una zona come questa, che spesso ci sono problemi, un po' di caos? Oddio sì, in realtà sì, a volte succedono le cose, ma ormai siamo qui da 2 anni, quindi sappiamo come comportare. Non è più un problema. Per esempio, che cosa succede? Una cosa che ti ha messo in difficoltà, un racconto? No, niente di grave, tipo entrano le persone che non sanno comportare, non sanno parlare. Magari sì, anche ubriachi. Succede un po' a tutti i negozi. Sì. Però qui... In questa zona sì. Hanno fatto qualche rapina o hanno provato a rubarti? No. Ok, ma tu dall'India, da quale paese vieni dall'India? Da Calcutta. Da Calcutta. C'è più caos qui a Termini o là dove ero a Calcutta? Lì dove stavo io non c'è caos per niente. Da dove vengo non c'è caos, non c'è. Ci sono le persone anche così che vanno in giro ubriachi, però no, violenza no. Non è paragonabile, nel senso Termini è un caos vero. Sì. Quando sono venuto facendo questo lavoro, avevo prima una bancarella, quindi lavoravo con le bancarelle, parlavo con le persone, facevo i mercati. Ok. Ho imparato a parlare. Ma ti ha scoperchiato il business dei venditori per strada, no? Vedi, hanno comprato questo, so vendo. Certo, botte di guadagnano €1, poi va a lavorare. Dipende, magari uno ti fa l'offerta, sai cos'è? Che tu gli dici magari dammi €1, poi uno ha 5 euro e ti lascia 5 euro e tu hai svoltato perché l'hai pagato €1, capito? Poi non è che vanno, vendono solo a turisti o tutto. Io pure quando esco in giro, a me pure vengono a vendere la stessa cosa. Quello ma che l'ho venduta io. Sì. Su 4 anni che lei. Colorata col pennarello. Barba, sempre bello, tutti Questo è Dice qualcosa, c'è tutto qua dentro. Chi hanno un destra, sopra, tutti salutato mia moglie. Grazie, ciao. Rispetto, ciao. Come si chiama? Sopna. Ciao Shopna. Salam aleikum, buonanotte. Tu ringraziarvi, salam di Good night. E di dove sei tu? Where are you from? Io sono Bangladesh. Da quant'è che stai qua in Italia? Io sto qui 34 anni. Ah, tanto. Paesano tu. Esatto. No, è più tempo lui che sta in Italia che te, perché lui c'ha 30 anni, lui c'ha 34 e sta qua, t'ha fregato. E invece questo negozio da quant'è che ce l'hai? 4 mesi. Ah, da poco. E com'è avere un negozio qui a Termini? Ogni tanto c'è un po' di caos, gente che beve. Così qualche tempo qualcuno fa fastidio. E un mese fa è passato un africano, io sono pregare Dio, da solo lavoro perché lavoro poco, guadagnare poco. Non posso prendere operaio, devo pagare il problema. Anche affitto troppo caro, 1700. Poi io solo mattina alle 9 apri fino alle mezzanotte, solo lavoro io. Però io quando pregare è entrato un africano, preso da aperto mia casa, già che venduto 2 giorni tutti preso, portato via. Poi io ho chiamato polizia ha chiamato carabinieri è arrivata, poi lui è scappato via, non ho fatto niente. Anche questa strada
vicini, via angolo via Gioberti, sempre problema da ladri. Per turisti paura non posso entrare. Noi vuole rimane qua salute, anche deve lavorare, anche deve pagare tasse, vuole lavoro regolare. Non piace che rubare, non piace che pregare soldi da governo, deve rimanere qui e regolare. Anche rispetto italiano. Io colore normale bianca, tutto il mondo. Come Cicalone? Io no, moglie vuole, io sempre no, sempre giovane. Poi io per cuore salute, young. Poi io ho diventato colore così. Anche un altro colore nero, religione non vuole, diventa colore nero. Non vuole nero. Un altro musulmano, il nostro profeta dice non diventa colore quando bianco, non cambiare nero. Siamo arrivati al colonnato di Piazza Vittorio. Questo c'ha di bello che è storico, però purtroppo è anche un po' degradato. Anche qua, guarda, c'è tanti negozi, tanta gioventù, però pure tanto casino. Anche perché, come vedete, qui c'è l'uscita della linea A, dove la linea A è la parte della metro dove appunto c'è piena dei borseggiatori, perché la linea A ovviamente ti porta in tutte le zone del centro, no? Quindi ovviamente c'è un flusso. Porta pure verso il Vaticano. Sì, ma più che altro c'è un flusso proprio dei turisti, pieno di persone che insomma, dei borseggiatrici eccetera eccetera. Infatti qua si trovano un sacco di portafogli, un sacco di cose. Fanno sempre da specchietto per le allodole, perché c'è sempre qualcuno che ricompra qualcosa. Cioè se io vedo un bel portafoglio, invece di buttarlo magari vado al negozio, glielo faccio vedere, un bel portafoglietto. Vabbè, qua se vieni contro una colonna dove venni, capito qual è il discorso? Cioè quindi non è che ti vieni qualsiasi cosa qua. Infatti vedi, esce gente alle metro e tutte cose. No, ormai Piazza Vittoria è diventata insomma diciamo dei stranieri. È un negozio proprio cinese. Sì, 100%. Poi perché i negozi cinesi non vedete mai nessuno dentro? Perché ovviamente principalmente si occupano dell'ingrosso. Quindi vengono i commercianti, comprano i bancali, eccetera, eccetera, e se ne rivanno. Un negozio al centro che fa ingrosso è pure un po' contraddittorio, nel senso che paghi un affitto molto alto, è scomodo arrivarci con la macchina, non gli converrebbe più fuori. Guarda dietro c'è il mercato, uno dei mercati più grandi di Roma, il mercato delle spezie, Simo. Se lo volete un giorno ci andiamo, il mercato delle spezie di Roma, che è quello di Piazza Vittorio, lo facciamo vedere, ci sta di tutto e di più. Ci ha segnalato una signora anziana che uscendo gli hanno praticamente rubato una valigia a un trolley. Ma adesso ci ha detto la descrizione, lei comunque andava adesso a fare la denuncia. Vediamo se riusciamo magari a trovare. No, aspetta, non correte ragazzi, sta entrando. Allora Mattia ha provato a correre dietro a questa persona, a persone che avevano rubato sta valigia, purtroppo si sono rinfilate nella metro, poi ci hanno bloccato le riprese perché dovete sapere che appena rubano nella metro nessuno fa un cacchio, ammazzano nella metro nessuno fa niente, ma se apri una telecameretta e sei Cicalone, Pileggi, Faraoni, Manuel e company, arrivano le guardie in 3 secondi. Allora come volete far prendere un ladro? Aprite una telecameretta e fate Cicalone, 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 ecco lì che arrivano le guardie, ci mettono 3 secondi. Ci hanno bloccato e ci hanno bloccato le riprese perché non si possono fare le famose riprese in metro, chissà che ci sarà un obiettivo sensibile, qualcosa di serioso, però nel frattempo hanno derubato una vecchietta e questo la dice lunga del mercato proprio per le riparazioni e i centri di assistenza ai cellulari. Gli portate un cellulare rotto, scassato, alcune volte anche bloccato, 10 minuti vi fanno tutto. C'hanno macchinari all'avanguardia, forse pure troppo, perché poi ti dicono no, non te lo sblocco, perché se tu arrivi con un cellulare bloccato e te lo sbloccano, teoricamente gli puoi dire che ti sei bloccato a te, ma potresti anche averlo rubato. Nessuno va a garantirla sta cosa. Questa parte qua del colonnato è quella dove spesso è più facile trovarci delle persone che ci dormono perché ci sono serrande chiuse e lì dove ci sono le serrande chiuse e minor controllo è normale che ci dormi. Tra l'altro siamo dalla parte proprio dei magazzini dello statuto. Wow. Qua si entrava, chilometri e chilometri, si usciva dall'altra parte, poi si scendeva. Qui c'era il compro oro. Sì, sempre loro. Poi si entrava da là. Questi erano i magazzini. Sì. Ecco, poi comunque vedi qui come vediamo ci stanno dei ragazzi che vivono per strada. Ciao ragazzi, buonasera. Sera. Ciao, possiamo? Sbagliato il bangla.
Hindi. Ok, you speak English, man. È tanto tempo, it's more time che you live in the street. Tanti, brother, 2002 documenti. Ah, 2002, che vivi per strada? No, prima sempre lavoro. Prima lavoravi? Sì, a Milano. A Milano stavi lavorando? Ti hanno rubato tutto, permesso di soggiorno e tutto, e quindi ti sei ritrovato per strada. Comunque questa, diciamo, è una realtà classica, insomma, di tutti coloro che si ritrovano per strada stanno senza documenti perché li hanno rubati. Quello mio prima moglie è qua a Milano, anche due miei figli maschio è nato qua. E tu con tua moglie? It's finish? History love finish? No, adesso andare in India. Tua moglie sta in India, ma lo sai che tu vivi per strada? Lo sai che tu... Non c'è lavoro, non c'è soldi. Non c'è lavoro, non c'è soldi, non c'è documenti. È difficile in effetti. Sempre tutto rubare documenti. E vi fanno stare tranquillamente qui? Ti arriva la polizia a dirvi andate via da qua? Non c'è problema. Non c'è problema. No, ormai sai, col fatto che fa freddo, piove, se uno si mette qua... Dove andare? Dove vai? C'è ragione. Era regalo questo. Ah, ti hanno regalato, vedi? Infatti c'è il nylon ancora, vedi, vedi, c'è ancora gente che comunque aiuta, anche perché lo sai che è successo? Che dopo il Natale pure tutti gli influencer andavano in giro, regalavano i sacchi a pele, le tende. Influencer che al famoso Natale hanno regalato la cena, li portavano in giro, ma hanno ricominciato a fare i video, andiamo, sbocciamo, divertimo, sei capito? Invece noi continuiamo a andare in giro e far vedere comunque che dopo il Natale è rimasto così. Uno, io sono comprando pizza, per favore, mangiare. Ma la pizza c'è fame? No, habla italiano. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Merci, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Abidjan. Abidjan. Ça va? Ah, les coupés décalés là-bas, hein. Tu sais danser. Moi, je te vais donner quelque chose pour toi, hein. Mais tu vas manger, tu bois pas. Oh, non bere. Ma je te donne quelque chose, ma non bere, eh. C'è bevuto del mare però. Questo va bene. Sì. Allora vieni con noi. Vieni con noi. Fame devo comprare. Non, Vieni a mangiare. Mon pays, Côte d'Ivoire, Mali, Algérie, Maroc, Espagne. Ah, ok, ti sei fatto un po'... Frontiera. Hai girato un po'. Hai fatto un pezzo dell'Africa francofona, hai fatto Marocco e poi dopo sei venuto in Italia. Ok. Tu sei dalla Tunisia? Sì. E c'hai il record per le volte che sei arrivato in Italia, praticamente? Sì, 11 volte, mi hanno rimpatriato, la 12ª volta sono tornato, allora sono partito il 31 luglio 2021, sono arrivato in Italia a Pantelleria il 1° agosto alle 5:40 con il kayak. Col kayak? Cioè tu sei riuscito a fare questa traversata col kayak? Io ho il mio amico che è un ex campione dell'Africa nella lotta. E quanti chilometri so? Allora sono 72 chilometri e ho calcolato quel giorno lì che il corrente dell'acqua più l'aria mi possono spingere 500 metri all'ora, più io e il mio amico possiamo fare 3 km all'ora, quindi sono 4 km all'ora. E lì abbiamo calcolato 72 e una volta che entro nel territorio italiano, nell'acqua italiana, posso chiamare i guardie costiere. Ho provato a chiamare il 112, non risponde, il telefono non prende perché devo togliere la scheda e buttarla via, così posso prendere la chiamata dell'SOS emergenze. 113 anche non risponde, ho chiamato il 911, che è internazionale. Ti hanno risposto? E mi hanno risposto e lì io sono riuscito a dire una parola in italiano, excuse me, speak Italy, e loro mi hanno detto one moment please, e non so cosa hanno detto, cavolate che dicono. E ho detto senti, mi manca 15 km per la riva, e mi fanno dove sei, ho guardato coordinati, l'ho dato i coordinati sul Google, e poi lì sono venuti grazie a loro, perché le guardie costiere, l'Italia sempre, che le guardie costiere tunisine quando vengono a prenderti con le bastonate ti prendono. Sì. Non so se avete visto il video, anche ti vengono incontro per farti rompere la barca e il resto. Ma invece gli italiani, tutto ho visto ieri nel mercato. Vero? E grazie a Dio e grazie all'Italia sempre. Prima di tutto devo dire sempre alhamdulillah, perché senza le benedizioni di Dio non si può andare avanti. Sono arrivati i guardie costieri, mi hanno caricato. Non ci credevano loro che veramente sono arrivato da solo, ho messo a fare il giro. In due, sì, il mio amico è un ex campione. Cercavano lo scafista che ti ha portato fino là, pensavo che ti hanno scaricato. Io pensavo che loro stavano per portarmi alle guardie costiere tunisine, mi sono buttato di nuovo nell'acqua. E quel guardia costiera poverino mi fa guarda per favore, se muoio
si muove, sono una merda, io ho una famiglia perché ti ho fatto il video. Ho detto no, tu mi vuoi portare ai guardie costiere tunisine, non ci vado. E mi fa no, mi hanno buttato la corda per quasi 200 metri, no. Una cavola. Di notte io guardo la stella e dico al mio amico, gli dico guarda, tieniti la stella sulla destra, faccio un'ora di sonno e mi fai svegliare perché io ho dovuto fare 3 giorni prima di lui a preparare, visto che lui è pronto fisicamente e io pronto mentalmente. Mentalmente, certo, bravo. E lì io ho detto guarda, tu riposati per me che dopo ci pensiamo. Se tu sei un tunisino e vivi qui in Italia, e entri in Italia che sei minorenne, poi torni in Italia e vieni espulso dopo 20 anni, quando entri giù in Tunisia e vedi la mentalità come si cambia e la gente come è cambiata, quello che hai lasciato nell'alimentare lo trovi già diventato un medico o magari un assassino, o magari quello che lo vedi un figlio lo trovi già diventato un spaccone, come si dice, e lì o magari quando dici un poliziotto buongiorno, come qua dici buongiorno, c'hai i documenti? Qua, salve, buongiorno, c'hai i documenti? Lì sai cosa ti dici? Vieni qua, documenti, vieni qua. Così, Lì caricano uno in moto, un poliziotto davanti, uno dietro e qualsiasi persona di me. Non ti rispettano quando sei con la mamma, non ti rispettano. Quindi la vita che fai in Tunisia, dopo quella che hai fatto in Italia, lì non è che decidi di affrontare il mare o decidi di affrontare l'inferno, non so com'è. Lì ti metti in testa. Quando tu arrivi al punto, quando tua madre ti dice senti figliolo, chi ti serve per partire, di uscire da questa tit? Quando tua madre ti dice vai, torna, muoio nel mare, vai, tanto sei un scheletro che respira, tanto sei un uomo morto. Quando vai a parlare con lo scafista, che è uno che non capisce manco del mare, che ti butta dentro un gommone o dentro una barca di legno che non fa manco 2-3 km, si affonda e ti chiedi 10 milioni di dinari, che sono 3.000 euro, che tu ti metti 2 anni per fare, ma che 2 anni di più? 5. Che tu vendi la casa, che tua madre vendi oro, tua madre vendi il TV, tuo padre vendi il salone, il soggiorno, tutto per darle al figlio per partire. Quando tu vai al barcone così o il gommone vedi così, se tu c'hai il cervello come me, perché non è che dico perché sono fiero di me, perché ho attraversato il mare per ben 11 volte e lì ho deciso di partire con il Canao. Se l'hanno fatto i marocchini da Nadura a Khwazairat per 14 km, non vuol dire che io ce l'ho fatta questa volta, vuol dire che voi potete farla. Ce la fate? No, non rischiate. Io l'ho fatta perché conosco il mare, sono partito per ben 11 volte, mi hanno rimpatriato per ben 11 volte, sono ritornato per ben 12 volte, ma voi non pensate di fare quello che ho fatto io, perché io conosco il mare, abito da 2 km al mare, per favore. Non ve la rischiate. Non rischiate. Ma non stiamo a riprendere a voi, stiamo a riprendere a noi. Certo, noi stiamo... Oh, scusami. No, neanche... Ma non si vede. Dicevo, molti non si vogliono fare inquadrare, però ci conoscono ormai praticamente tutti ed è quella cosa più importante e ci rispettano, ci hanno pure detto guarda sì, sappiamo chi siete, sappiamo quello che fate, però ci sono delle cose magari è meglio non vederle, specie la sera perché... Magari sono in una determinata condizione. Esatto, ciao bello. E non me voglio far vedere magari così, quello no? Sì, assolutamente. E noi rispettiamo questa cosa, specie se le persone non danno fastidio agli altri, perché quando noi andiamo a documentare qualcosa in un posto, ecco, vedi la Tendopoli, dove succedono cose moleste pure per chi passa, noi lì andiamo a documentare proprio in funzione di denunciare una situazione. Salvaguardare le persone oneste, le donne soprattutto, perché il discorso io mi voglio collegare proprio a questo, che ho letto determinati tipi di commenti, cioè io voglio vedere se qualcuno quando vede una donna in difficoltà si mette in mezzo per difenderla oppure magari si rigira dall'altra parte, ma questa è l'Italia, perché sono sincero, molti degli italiani, il 90% delle persone si rigirano dall'altra parte quando vedono una donna in difficoltà. Questa parte qui dei portici l'ho segnalata proprio io, spesso torno a casa a piedi dal lavoro, è veramente problematica e ti assicuro che... Passi da sola. Posso fare foto con voi? E ti vedi in televisione, ti vedi sempre internet, dai. Oh. Qua sotto i portici hanno aperto pure negozi di catene tipo Expert, qui c'è Casanova, perciò ti ritrovi difficoltà di gente che vive per strada, subito dopo tu investi tanti soldi sul negozio, ci metti il personale, ci metti le luci eccetera, poi c'hai
subito dopo un negozio chiuso, e il negozio chiuso a che cosa ti porta? Al fatto che probabilmente qualcuno potrebbe accamparsi. Ciao caro. Giustamente poi, perché fa freddo, dormi col cartone, te devi tenere la posizione e tutto. Ciao. Salve. Ciao. Vedi, pure gente che gira i film c'è sta. E questa invece è la parte di Piazza Vittorio dove si girano i film, perché diciamolo, Piazza Vittorio è stato sempre un set cinematografico importante, dai tempi dei ladri di biciclette che venivano a cercare qui al mercato di Piazza Vittorio biciclette rubate, ancora oggi ci si girano i film. Guardate, comunque a livello scenografico è bellissimo, appartamenti, spazi, di tutto e di più, negozi. L'unica cosa è che Piazza Vittorio non è quasi più dei romani, perché io sto a vedere ogni portone tra appartamenti che ci sono più. Sono tutte suite con le scritte già in cinese, perciò questo ti fa capire che è un quartiere che è stato assorbito, multietnico. Sì, ma assorbito proprio dagli stranieri. Qua da Piazza Vittorio noi intanto vi salutiamo, ci siamo fatti in giro. Oggi la giornata non era delle migliori perché tra pioggia, vento, freddo eccetera abbiamo cercato di farvi vedere qualcosa. Scrivete nei commenti se volete un video ancora più approfondito su Piazza Vittorio di sera, perché c'è tanta roba da far vedere. Poi oggi siamo capitati in mezzo che stanno pure a girare un film e altre cose, scippi, cose. C'è sta poi tutto, poi gente si è infilata nei video, qualche negozio. Tutta la cosa da signore d'uscire. No, certo, pure perché non siamo riusciti a fare niente e come dicevamo, le guardie. Perché noi vogliamo fare paladini, però bisogna intervenire in quei casi, blocchi il borseggiatore, o comunque almeno lo individui, perché poi lo fai vedere e dici guarda è quello là. Però la cosa più importante da capire è questa, è che nonostante abbiano fatto uno scippo che vanno a vedere le telecamere, e allora è follia questa, cioè a noi con le telecamere ci fermano. Le persone che sono in grado di intervenire devono intervenire nelle situazioni in cui c'è da difendere una persona che è vittima di una prepotenza, della violenza. Poi intervenire non vuol dire andare lì e fare gli esecutori, però bisogna intervenire. Ma anche semplicemente far vedere di essere presenti. Voglio dedicare una poesia, posso dedicare? Grazie. Ricordatevi sempre che Roma è fatta dei cortili e dei vialetti, di strade buie e lampioni rotti. Roma, se gli infami restano infami, allora i re restano re. Ciao ragazzi. Sì! Ciao. Grande Emanuele. Applauso. Dai, tutti con le mani, a grandi. Grande Emanuele.